L'allenamento non finisce quando finisci di correre, è finito solo il 50%. Scopriamo cosa devi fare e cosa assolutamente non devi fare dopo ogni allenamento di corsa. No, l'allenamento non finisce quando abbiamo finito di correre, purtroppo, e snobbare questo punto ci fa perdere due opportunità: dare maggiore effetto all'allenamento e anche ridurre i tempi di recupero. Vediamo quindi che cosa fare e cosa non fare quando finiamo di correre per riuscire a migliorare il nostro recupero, migliorare effettivamente il lavoro che abbiamo fatto di corsa, e questo ci porterà ad avere risultati migliori dai nostri allenamenti. Non è un caso che diciamo che il recupero è il 50% dell'allenamento. Perché? Perché quando ci alleniamo, l'abbiamo detto tante volte, creiamo degli stimoli che mettono in difficoltà il nostro organismo, chiaramente non in tutte le sedute, non tutte allo stesso modo. Nella fase di recupero il nostro organismo recupera, si ricostruisce un po' più forte per riuscire ad affrontare quegli stimoli in maniera più agevole la prossima volta, la volta dopo che gli forniremo. Questo mette dentro il principio di progressività e gradualità che è fondamentale nella crescita, qualsiasi sport facciate, e ancora di più negli sport di endurance come la corsa. Ma andiamo a vedere che cosa fare e non fare dopo ogni allenamento. La prima cosa che ci dobbiamo ricordare sempre è che l'allenamento è composto da 3 fasi: il riscaldamento, la parte centrale e il defaticamento. Il defaticamento è una parte che spesso tendiamo a saltare. Perché? Perché ormai abbiamo detto l'allenamento l'abbiamo portato a casa, non ho voglia di metterci dell'altra attività. Che cosa serve il defaticamento? Fa tornare il corpo alle origini, alla condizione originaria di partenza, e quindi dobbiamo rallentare l'intensità dell'attività che stiamo facendo fino proprio a portarla allo stato originale, chiamiamolo di quiete. Il defaticamento non è uguale per tutti gli allenamenti. Un defaticamento dopo una corsa lenta è semplicemente rallentare un pochino, magari fare qualche esercizio di recupero, ma non servirà a chissà che cosa. Un defaticamento dopo una gara, dopo un medio veloce, dopo le ripetute, è molto importante. Inoltre nella fase di defaticamento della corsa, oltre ad andare a recuperare le condizioni originarie di partenza, parlando di allenamenti ad alta intensità, facendo una corsa lenta o lentissima, sfruttiamo anche il lattato in circolo e abituiamo le nostre fibre muscolari proprio ad utilizzarlo come carburante, quindi ha anche una componente allenante. Però è importante rallentare e non saltare mai il defaticamento. Dopo la corsa sono importanti anche gli allunghi, non dopo tutti gli allenamenti. Come per il defaticamento, ogni seduta poi vuole, come dire, la sua fase finale. Gli allunghi, ad esempio, sono ottimi, ne abbiamo parlato altre volte, inseriti dopo la corsa lenta, quando non è stata troppo lunga. Una corsa lenta, quindi non un lunghissimo lento, mi dovrebbe trovare in una condizione di non affaticamento. Quasi potrei rifare la stessa seduta, poi dipende dal mio grado di esperienza e da quanto sono allenato. Inserire gli allunghi alla fine di una corsa lenta che cosa fa? Intanto ha proprio un effetto di allungamento muscolare, quindi di stretching dinamico. E poi va a richiamare quelle fibre muscolari che non ho utilizzato in quella seduta, e poi mi aiuta, che poi è una sintesi delle due cose che ho detto, anche a migliorare o preservare la elasticità muscolare tendine e la flessibilità articolare, che non sono proprio la stessa cosa, a volte vengono usate come sinonimi. Quindi allunghi dopo la corsa lenta, sì, a meno che tu non sia troppo affaticato. Una cosa fondamentale da fare dopo ogni corsa è mangiare o reintegrare. Perché? Te l'ho spiegato prima. Dopo uno stimolo il nostro organismo recupera, si ricostruisce. Ma se non c'è la benzina, se non ci sono i mattoni per ricostruire, come fa a ricostruirsi? Entro la prima mezz'ora, entro la prima ora, ne abbiamo parlato anche con Nicolas nel podcast Corso e Mangiato più volte. È importante inserire prima di tutto gli zuccheri che vanno a ricostruire le mie scorte di glicogeno. Ad esempio in questo caso utilizzare zuccheri ad alto indice glicemico favorirà questo processo in maniera più veloce. E poi dopo, in seconda battuta, ma questo non vuol dire che non dobbiamo inserirlo, le proteine. E se non ho fame? Se non ho fame,
mangia lo stesso. Scherzo, sforzati. Beh, in questo caso utilizzare i liquidi, ne abbiamo parlato sempre con Nicolas, con zuccheri, aminoacidi e anche altre componenti. Vi rimando proprio alla puntata in cui abbiamo parlato di questo. Beh, è molto importante. Ci sono integratori post workout che nascono proprio per questo, se ti è difficile mangiare. Poi magari nel pasto successivo, che è il pasto più importante della giornata, quello dopo l'allenamento, ricordati di mettere fonti di carboidrati, proteine e anche un po' di grassi, quelli buoni che non guastano mai. Step one, wake up, brother, gonna rise with the sun. Bere, beh, questo lo dico perché non do mai niente per scontato, però bere anche durante l'allenamento è importante mantenersi sempre idratati. È difficile mantenere uno stato di idratazione, come diciamo, allo stato di partenza, e quindi bere dopo l'allenamento è importante. Se poi tendo a perdere molti sali, soprattutto d'estate, anche reintegrare i sali diventa fondamentale. Quello che invece potrei non fare è lo stretching. Oddio, cosa sta dicendo Simone? No, lo stretching dopo la corsa va fatto, ne abbiamo parlato, ma non è detto che io lo debba fare un minuto dopo che ho finito l'allenamento. Meglio dare spazio al defaticamento, gli allunghi, che comunque sono una sorta di stretching, mangiare e poi magari dopo qualche ora, quando sono tornato in stato di riposo, fare una seduta di stretching statico. Può essere molto utile, o dedicare durante la mia settimana di allenamenti, anche nei giorni di recupero, una seduta di stretching un po' più approfondita. Soprattutto se ho fatto un allenamento molto intenso, andare a creare ulteriori stress muscolari e tendinei, magari con uno stretching troppo aggressivo, non è sicuramente la cosa migliore. Non ottengo benefici e rischio anche addirittura qualche problemino. Quindi è meglio fare una seduta quando sono tornato in stato di quiete. D'inverno ancora meglio, perché faccio subito la doccia e non sto a prendere freddo. D'estate perché magari smetto di sudare, mi rinfresco, mangio, reintegro e poi dopo posso dedicarmi a una seduta di stretching qualche ora dopo, come dicevo, o in un momento apposto durante la mia, o più momenti durante la mia settimana di allenamento. Se vuoi sapere come fare uno stretching perfetto, beh, allora guarda questo video dove in poco più di 10 minuti insieme a me puoi fare la seduta di stretching, dove andiamo ad allungare tutto il corpo specifico per la corsa. Se invece vuoi sapere che cosa fare subito dopo la gara e il giorno dopo la gara, allora guarda questo video. In ogni caso, buone corse!